Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. Siamo abituati a pensare al cannibalismo come a una prerogativa di tribù esotiche e selvagge, ma siete davvero sicuri che i vostri antenati non lo praticassero? Il farmacologo e medico cinese Li Shizhen, vissuto nel Cinquecento, nel suo enciclopedico Compendio di materia medica, parla di un antico rimedio attribuito agli arabi. Si tratta del cosiddetto uomo mellificato. Si prendeva un volontario di 70-80 anni e lo si nutriva esclusivamente con il miele per un intero mese finché il poveretto non moriva. Sempre con il miele si ricopriva poi il cadavere per 100 anni. Dopo un secolo si apriva la vasca sigillata e la risultante mistura di miele e resti umani era considerata una panacea. Andava spalmata sugli arti feriti o rotti e, se assunta per via orale, guariva immediatamente da ogni male. Una marmellata della nonna in senso letterale. Lo stesso Li Shizhen ci tiene a precisare che non sa se si tratti di una leggenda o di una pratica reale. Eppure il corpo umano è stato utilizzato come ingrediente farmaceutico fin dall'antichità e ancora nel Settecento da un corpo vivo si poteva trarre ogni genere di rimedio. La farmacopea di James del 1758 riporta che l'uomo non è solo il soggetto della medicina, ma anche contribuisce con il suo corpo a molte cose della materia medica. Tra gli ingredienti usati per preparare i farmaci c'erano i peli, le unghie, la saliva, il cerume, il sudore, ma anche orina e feci, i calcoli, il latte materno, il mestruo e il sangue. Era un'epoca in cui la medicina si confondeva ancora con la magia. Non si utilizzavano soltanto ingredienti provenienti da corpi vivi. Per esempio, in epoca romana si pensava che il sangue dei gladiatori morti in combattimento potesse curare dall'epilessia. E la cosa potrebbe non stupirci più di tanto, perché in fondo è storia antica. Ma in realtà i cadaveri vennero utilizzati in medicina fino all'Ottocento. In Europa chiunque soffrisse di qualche malattia sapeva di poter contare su uno dei farmaci più potenti al mondo, le mummie egizie. Si potevano acquistare tutta una varietà di unguenti, oli, tinture e polveri estratti da cadaveri mummificati per uso esterno e interno. Alcuni di questi rimedi andavano spalmati sulla parte dolorante, altri servivano per impacchi da porre direttamente sulle ferite aperte, altri ancora venivano assunti per via orale oppure inalati. Curavano quasi ogni genere di disturbo, dall'emicrania all'epilessia, dal mal di stomaco al mal di denti, dalle punture velenose alle ulcere e via dicendo. L'idea che le mummie potessero avere un effetto benefico sulla salute e addirittura allungare la vita derivava da due concetti molto in voga nei secoli passati. Da una parte c'era la dottrina della trasplantatio, mutuata da Paracelso, secondo cui un corpo morto poteva ancora trasferire a un corpo vivo le sue qualità anche spirituali. E dal punto di vista antropologico non c'è molta differenza con il cannibalismo rituale, in cui si mangia il nemico ucciso in battaglia per acquistarne il coraggio e la forza. E alcuni hanno voluto vedere addirittura nell'Eucarestia, nel simbolico mangiare il corpo di Cristo, un retaggio di questa idea archetipica. Dall'altra parte si credeva in un principio denominato similia similibus curantur, vale a dire che il male andava sconfitto con qualcosa che gli fosse simile, un'idea che poi avrà molta fortuna nell'omeopatia. E in questo senso nessun ritrovato terapeutico era efficace per il corpo umano quanto il corpo umano stesso. Il traffico di mummie egizie era fiorente, il porto di Venezia era rinomato per questo particolare smercio. Tanto che tutte le farmacopee del 6-700 avvertono il lettore che vi sono sul mercato differenti tipi di mummia e che bisogna saperli ben distinguere per non farsi fregare al momento dell'acquisto, magari comprando una mummia di qualità scadente o ancora peggio una mummia falsa.
Verso la fine del Settecento la mummia piano piano cominciò a sparire dalle farmacopee ufficiali e questa commistione così inconcepibile ai nostri occhi di medicina e di alchimia venne totalmente rifiutata a inizio dell'Ottocento. Le due discipline, medicina e alchimia, si separarono definitivamente e le mummie superstiti finirono nei musei invece che sugli scaffali delle farmacie. In compenso, il grasso umano, chiamato Axungia hominis e in circolazione fin dal Cinquecento, continuò a essere usato come analgesico per il mal di denti e la gotta. In Germania, a fine Ottocento, il grasso umano venne commercializzato in una preparazione iniettabile chiamata Humanol, che nel 1909 venne inserita tra i rimedi per trattare la disinfezione chirurgica delle ferite. Ovviamente iniettare del grasso endovena portava a embolie e negli anni '20 l'Humanol venne abbandonato. Ma questo ci fa capire quanto l'idea che il corpo umano potesse fungere esso stesso da medicina sia rimasta radicata fino a tempi molto recenti. E ancora oggi, su internet, si trovano varie ricette per cucinare la placenta, ritenuta senza particolari fondamenti scientifici, un alimento in grado di aiutare la convalescenza di una donna che ha appena partorito. Per rispondere dunque alla nostra domanda iniziale potremmo dire che sì, i nostri antenati più prossimi, quelli che vivevano fino a 2 o 3 secoli fa, erano essenzialmente cannibali. Certo non mangiavano carne umana fatta arrosto sulla griglia, ma esistono metodi meno eclatanti per mangiare un morto. Ivan, siamo in presenza di un Picasso, di un Magritte. Chi è che non lo riconosco quest'artista? Che te ne pare? Ha una certa vitalità. Sì, bello, forte. Astratto. Sì. In realtà l'autore di questo quadro è lui, Jomo, è un gorilla che ha dipinto questo quadro nel 2005 nello Zoo di Toronto. Adesso Jomo è in pensione nello Zoo di Cincinnati. E la particolarità di questo quadro sta proprio nell'autore, cioè questo primate che si diverte a dipingere vari quadri, così come hanno fatto anche altri scimpanzé e altri gorilla che sono diventati molto celebri e molto quotati nel mercato dell'arte, tra l'altro. E questo mi ricorda anche una storia curiosa avvenuta nel 1964, quando un artista allora sconosciuto ha fatto il vernissage della sua prima personale in Svezia, Pierre Brassauer, al nome dell'artista. I critici l'avevano elogiato tantissimo fino a quando non si è scoperto che in realtà Pierre Brassau non era altro che uno scimpanzé che aveva dipinto tutti i quadri e il tutto era uno scherzo organizzato da un giornalista svedese proprio per vedere cosa avrebbero inventato, cosa avrebbero scritto nelle loro esegesi delle opere. Nel 1893 a Villerville, una cittadina costiera della Bassa Normandia, una balena rimase spiaggiata a causa della bassa marea. Era una cosa che capitava spesso da quelle parti. Ad acquistare la balena dai pescatori fu Simon Max, un tenore parigino di opera buffa che di recente aveva acquistato un casinò in città. Simon Max rivendette la carne e l'olio ricavati dall'animale, poi però decise che con la pelle avrebbe fatto qualcosa di completamente inedito. Costruì un teatro all'interno del cetaceo. Le dimensioni esibite nei manifesti pubblicitari dell'epoca sono ovviamente esagerate, ma danno un'idea di come potesse apparire il teatro. Il pubblico entrava dalla bocca della balena, assisteva allo spettacolo nella sala interna che poteva contenere quasi 100 persone e poi usciva da una porticina praticata nella coda. Questa attrazione, chiamata da tutti Théâtre Baleine, fruttò parecchio a Simon Max e per un anno rese celebre la cittadina di Villerville. Il tenore si esibiva all'interno della sua balena con uno spettacolo intitolato Giona rivisitato, che ottenne un grosso successo. Il teatro Balena fu poi trasferito al Casinò di Parigi, ma l'inverno seguente venne completamente distrutto in un incendio. Se vi è piaciuta questa puntata mettete un like, iscrivetevi al canale e non perdetevi la prossima.